Allora, oggi sono tornato a Calamari e probabilmente questa sarà la mia ultima uscita su questo spot e forse proprio a Calamari. Siamo alla fine di marzo, tra un po' arriverà l'ora legale, le giornate si faranno più lunghe e quindi pescare la notte significa arrivare a orari veramente proibitivi. Le condizioni sono discrete, il mare è fermo, l'unica cosa è leggermente velato, anzi direi quasi torbido. Amici dicono: guarda, in queste condizioni si prendono spesso i calamari più belli, loro vengono sotto, entrano in caccia, si sentono più nascosti, quindi riescono ad avvicinarsi di più alle prede e a condurre una caccia più positiva per loro. Vediamo. Solitamente arrivo presto qui perché mi piace provare di giorno. Questo è uno degli spot dove è possibile prendere un calamaro anche col sole alto e quindi l'intento è quello. Poi mano a mano che scenderà il sole cambierò spot, andrò in una zona che conosco di più e soprattutto c'è un punto luce, è più facile pescare perché si sta sotto una lampada e quindi tutto diventa più comodo. Sa che è una seppia? No, forse è un calamaro, non riesco a vederlo ancora. Boh, non si muove tanto. Sembra lungo però. Ma è una seppia. È attaccata anche molto male. Allora, prima seppia della sera, abbiamo provato fino adesso nelle ore diurne e non è uscito nulla. Vediamo adesso di continuare, speriamo in qualche calamaro. Poiché l'acqua è torbida, nel corso della notte condurrò un'azione di pesca un pochino più lenta. I calamari, così come le seppie, sono dotati di una vista acutissima, riescono a scorgere esche anche nella totale oscurità, però ovviamente con l'acqua così velata, così sporca, magari hanno un pochino più di difficoltà, quindi presentare un'esca più lenta consente loro magari di riuscire a avvistarla. E altra cosa, come faccio sempre, fisserò a circa 40 cm dall'esca sulla lenza uno Starlight. Secondo me lo Starlight stasera è importante perché rende ancora più visibile, diciamo, l'esca, o perlomeno attira la curiosità del calamaro. Lui si avvicina dove è questa lucetta e poi vede l'esca e quindi è più facile che lui possa abboccare. Avevo incagliato per un secondo la totanara qui sotto, l'ho recuperata fino alla fine, qui è pieno di pietre, oggi poi è difficile anche scorgerle. E amici mi hanno detto: ma tu non perdi le totanare sulle pietre? E dico: sì, mi capita, non tanto perché poi vado sempre in zone che conosco bene, quindi so come comportarmi, quando recuperare, quando lasciare l'esca ferma. Quando poi capita che magari incaglio in maniera antipatica, magari perché ha beccato una pietra la totanara e non riesco a liberarla, ciò che faccio è spostarmi sulla scogliera o a destra o a sinistra e tirare, non con la canna perché rischi sempre di spaccare la canna, però magari con il filo lo prendo e lo lascio. Una delle tecniche che ho visto in alcuni punti che funziona molto bene è quello di prendere il filo in questo modo, l'esca incagliata, tirarlo forte e poi lasciarlo così, la canna non la roviniamo, non rischiamo di danneggiarla, e facendo questo effetto elastico la totanara spesso si libera perché c'è un contraccolpo e magari lei va in avanti e si sgancia dalla pietra. Serata complicata, ho preso sta seppietta all'imbrunire e poi un micro calamaro. Adesso dentro la buca, visto il movimento, non sono convinto al 100% che siano pesci grandi praticamente, perché ho visto solo dei flash, però ci provo. Adesso tolgo
la Totanara, tolgo anche lo Starlight perché sennò mi crea problemi nella discesa dell'artificiale, poi lo rimonterò se non prendo nulla. Ok, lo Starlight l'ho fissato con 2 pezzettini di tubicino siliconato, di gomma siliconata, che sta all'interno della confezione, e li faccio passare sul moschettone che uso per fissare le mie Totanare. Prima l'ho levato, il secondo anche. Ok, eccola qua. Proviamo sta gommina, vediamo un po' che succede. Questa lavora con ramo capovolto, quindi in teoria non dovrebbe attaccarsi alla pietra. Salto su una pietra un pochino più prossima all'acqua e vicino alla buca che voglio esplorare, e poi vediamo che succede. Allora, ho visto qualcosa ed è lui, è uno scorfanetto, però non sono convinto perché era metallico il riflesso e questi invece sono belli mimetizzati. Adesso lo libero perché è molto buono, però è piccolino, e provo a rimetterlo in acqua, sempre se riesco a toglierlo e a non farmi male. Mannaggia. Se riesco a beccare il verso dell'amo, ecco, eccolo qui. Dai, lo butto e ritorno perché spero di non aver fatto troppo rumore, troppo fastidio agli altri pesci. Vediamo. Calamari e seppie sono difficili stasera. Compenso uscita sta splendida corvina e sono felice perché è un pesce che non ho mai preso, quindi nulla, che dire. La pesca è bella anche per questo, perché uno va e arriva al mare, non sa mai quello che succede. Dai, insisto, magari esce qualche altro calamaro, spero, o magari qualche bella seppia, però questa è veramente un bonus.
La sessione di pesca finisce qua. È stata intensa, lunga, poche catture di lui cefalopodi, però è arrivata la corvina, che era un pesce che non avevo mai preso, quindi sono contento, l'ho aggiunta alla mia lista dei pesci che non avevo ancora preso. Niente, se vi è piaciuto il video mi fa piacere se lasciate un like, magari iscrivetevi al canale così resterete aggiornati su quelli che saranno i miei prossimi video e ci vediamo in riva al mare prossimamente. Un saluto a tutti e buonanotte, ciao ciao.